Riders e benvenuti dal vostro Medors. Oggi è un triste giorno per gli amanti del motore a V. Anche la Tourer Media della casa di Hamamatsu ha perso l'iconico bicilindrico a V di 90 gradi, ma nonostante ciò il nome rimane misteriosamente invariato. Ed ecco arrivare quindi la V-Strom 800 DE e la Naked stradale GSX 8S. Il motore adottato è l'ennesimo bicilindrico in linea che si unisce al coro di molte altre case giapponesi come Honda, Kawasaki e Yamaha e anche come molte altre case cinesi, praticamente tutte quante. Il manovellismo è sempre di 270 gradi per dare un po' più di pepe e per ricordare vagamente ai più nostalgici il comportamento del V, seppur non sia proprio la stessa cosa. E adesso che abbiamo mandato giù il boccone amaro possiamo procedere alla disamina degli aspetti tecnici che comunque portano una bella ventata di novità nei listini Suzuki, che da troppi anni risultano stagnanti e privi di inventiva, tranne qualche guizzo come il ritorno della Hayabusa, la nuova GSX-S 1000 GT e la V-Strom 1050 DE, corredata da tanta tecnologia per rendere gestibili anche in fuoristrada i suoi oltre 260 kg. Parte di questa tecnologia è stata condivisa anche su queste due nuove medie che sfruttano il Suzuki Intelligent Ride System, che consente di avere il sistema scegli il tiro, quindi il Suzuki Drive Mode Selector con 3 modalità di guida, il sistema apri sereno Suzuki Traction Control System regolabile su 3 livelli e disattivabile, il sistema cambia rapido e i dispositivi Suzuki Easy Start System e parti facile, ossia Low RPM Assist, già presente da diversi anni in gamma. Inoltre la V-Strom 800 DE dispone di un'ulteriore modalità di guida denominata Gravel, progettata appositamente per il fuoristrada, e un ABS anche in questo caso pensato proprio per l'utilizzo off-road, che è disattivabile sulla ruota posteriore. Il motore, come accennato, è un bicilindrico fronte marcia o parallelo che dir si voglia da 776 cm3, manovellismo di 270 gradi e distribuzione bialbero a 4 valvole per cilindro, capace di erogare ben 83 cavalli per la GSX 8S e a 84,3 cavalli per la V-Strom 800 DE. Entrambi questi valori sono registrati a 8500 giri, mentre il picco di coppia è di 78 Nm a 6800 giri minuto per entrambe le versioni. Completano il pacchetto la frizione assistita e antisaltellamento e un sistema di smorzamento delle vibrazioni brevettato da Suzuki con il nome Suzuki Cross Balancer, che prevede l'impiego di 2 bilancieri posizionati a 90 gradi rispetto all'albero motore, ciascuno in grado di cancellare le vibrazioni generate da un singolo cilindro. Su entrambe le versioni sono previsti fari a LED e strumentazione TFT da 5 pollici. Cambiano solo alcuni piccoli aspetti per quanto riguarda la ciclistica, dove la GSX 8S vede impiegate all'anteriore pinze ad attacco radiale e ovviamente monta sospensioni con escursioni inferiori, data l'indole prettamente più stradale. È finalmente bello vedere l'utilizzo di sospensioni a steli rovesciati con buone escursioni per la V-Strom e pari a 220 mm, valore che viene mantenuto anche sul posteriore, completamente regolabili nel precarico molla e nel freno idraulico, sia in compressione sia in estensione. Il precarico del monoammortizzatore può tra l'altro essere modificato facilmente agendo su una pratica manopola. La scelta dei serbatoi anche è stata ben pensata, con 20 litri di capienza per la V-Strom e con 14 litri sulla GSX 8S, scelta logica per mantenere il peso attorno ai 200 kg, per la precisione 202, valore con il pieno, e che sale a 230 per la V-Strom 800 DE. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che nel complesso funzionano su queste moto costruite razionalmente, a volte anche troppo razionalmente. I prezzi non sono stati dichiarati ancora da Suzuki, ma immagino che questa V-Strom supererà in scioltezza i 10.000 euro, dato che la richiesta di moto con ruota da 21 è sempre più crescente e visto anche le componenti installate che, se confrontate con la versione 650 che comunque si assesta su un prezzo di poco inferiore a 9.000 euro, allora viene logico pensare che questa moto avrà comunque il suo prezzo di acquisto. Ci tengo comunque a precisare che la versione 650 attualmente è ancora disponibile, almeno da sito Suzuki. Gli appassionati del bicilindrico a V quindi avranno ancora la possibilità di acquistare, oltre alla miraglia V-Strom 1050, anche la Naked SV 650 e la V-Strom 650, anche se personalmente avrei preferito un simile upgrade ciclistico su una base fatta da un motore a V iconico e funzionale come quello a cui Suzuki ci ha abituato, piuttosto che introdurre un ennesimo bicilindrico in linea. Tutto ciò lascia presagire un futuro abbandono di questa piattaforma, almeno
almeno sulla media cilindrata, ma mi auguro veramente di sbagliarmi. Su una precedente disamina in merito alle normative anti-inquinamento e al futuro motociclistico ho espresso preoccupazione sulla direzione che stava prendendo il mondo delle due ruote, con tanti modelli, con caratteristiche e soluzioni tecniche simili o addirittura identiche tra loro. E a rivedere oggi quel video di 2 anni fa mi sa tanto che i miei timori non fossero così infondati, soprattutto osservando i nuovi modelli presentati a EICMA 2023 da moltissime case giapponesi e non. Spero vivamente che in qualche modo il motociclismo, quello bello, quello romantico, con le soluzioni tecniche particolari o comunque in grado di dare una personalità ad una moto, continui ad esistere. Però più passa il tempo e più mi sento sfiduciato. Comunque, voi cosa ne pensate di queste due Suzuki? Le comprereste? Anche voi come me siete rattristati dal fatto che i bicilindrici a V stiano man mano scomparendo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Qualora ancora non vi foste iscritti, vi invito a farlo cliccando l'apposito bottone e attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!